Ciao, ciao Vincenzo. Sì, tra l'altro finalmente dal profondo sud ha un'azienda agricola che utilizza l'elettrocultura ormai da qualche anno. Vincenzo, presentati se vuoi, che dopo condividiamo le slide. Buonasera, sono Vincenzo Rubino, gestisco un'azienda agricola dal 2009 in poi. Era un'azienda abbastanza presente sull'agricoltura rigenerativa, uso la permacultura e anche dal 2017 ho cominciato a usare microrganismi prodotti da me stesso, diciamo. E poi nel 2019 ho conosciuto Andrea. L'elettrocultura è stata, diciamo, una svolta per la mia azienda, perché diciamo, mi ha facilitato nella produzione. La mia azienda è sita in Sila, nella provincia di Catanzaro. E la mia azienda produce castagne, noci, origano, però diciamo sono più vocato per la produzione di patate e l'allevamento di api. Questa combinazione ci piace molto, Sì, elettrocultura e microrganismi. Quindi, sì, visto sì. che tu avevi questa conoscenza, andare ad applicare l'elettrocultura con i microrganismi, diciamo che è stato sicuramente una mossa vincente. Quindi, Mi ha ulteriormente aiutato l'elettrocultura. L'elettrocultura e anche, diciamo, la geobiologia ha dato una mano nell'incrementare le produzioni in questo campo, nel campo, diciamo, apistico. avevi già anche delle belle esperienze anche con me, con Tiziano, con Sì, anche la radionica, quindi un argomento sì. di cui in verità non parliamo tantissimo, però è possibile fare un sacco di cose anche con questo Sì, approccio. sì, sinceramente sì, mi ha aiutato pure il problema delle api, perché il problema più grave delle api è un parassita che si chiama varroa, che viene combattuto con dei prodotti chimici o degli acidi tipo l'acido ossalico, che sì, combatte la varroa, però ha pure degli effetti collaterali verso le api. Io usando, diciamo, una tecnica radionica sono riuscito a creare un prodotto, diciamo, omeopatico che riesce a dar fastidio alla varroa, però non dà effetti collaterali alle api, e che è stato, diciamo, un gran vantaggio in quello che è nella produzione di miele negli ultimi anni, perché la varroa è diventata proprio aggressiva negli ultimi anni. Allora, qua in questo video si vede che già nel mese di marzo questo apiario è sito in una zona che si chiama Pentone ed è a un'altitudine di 700 metri, e già vediamo nella prima metà di marzo che già, diciamo, l'Arnia, diciamo, la famiglia è salita a Melario per produrre, diciamo, già del miele. Là in quel periodo c'è molta erica e già si vedono le api salire a Melario. Questo è dovuto proprio all'uso del magnetismo e all'uso di microrganismi. In poche parole, io quando allevo nuove famiglie e do della nutrizione a base di sciroppo, inserisco una quantità di microrganismi nella nutrizione. Questo cosa comporta? Comporta che la cera che viene prodotta è molto ricca di questi microrganismi che riescono a far stare, diciamo, la famiglia sana. Se voi notate anche, diciamo, i microrganismi vengono usati anche per l'igiene personale oppure l'igiene della casa. In poche parole, se si riesce a avere un ambiente con propensione di microrganismi benefici, la famiglia si sta meglio. E in poche parole non viene attaccata da virosi o da batteriosi, tipo la peste americana. Io non ne ho avuto mai problemi, diciamo, di peste americana sulle mie casse o peste europea, e nemmeno di altri tipi di virus minori, diciamo, che di solito infettano le casse e le fanno produrre di meno. Qua si vede, diciamo, la cassa che già a fine marzo occupa, diciamo, la famiglia riesce a occupare quasi tutta l'intera cassa, cioè 9 telaini su 10 sono occupati da, diciamo, la famiglia è abbastanza popolosa, diciamo.
in quel periodo. Qua si vede, siamo nella metà di aprile e si evidenzia proprio la presenza numerosa di api anche nei melari, anche se ad esempio l'anno scorso, nel 2023, è stata un'annata piovosa, non è stata un'annata proprio favorevole alla produzione di miele, però loro, grazie alla vivacità e alla sanità della cassa, riescono a lavorare bene. Si vede pure, diciamo, che c'è assenza di varroa, perché se già il 7 di aprile a 700 metri di altezza sono a melario, vuol dire che la cassa, la famiglia è in piena forma. E posso farti una domanda? Sì. Qua magari lo ripetiamo. In questo caso hai utilizzato, come hai ben detto, hai utilizzato dei microrganismi che hai comunque fatto tu, giusto? Sì. Ok. E poi hai utilizzato anche delle tecniche di magnetocultura, perciò hai aggiunto dei magneti e anche il rame sulle porte d'entrata. Sì, sulla porta d'entrata c'è della rame e poi ci sono dei magneti nord-sud. Io uso mettere le casse a sud e i magneti vengono messi sull'entrata al centro. E le casse sono posizionate su dei punti chiamati così neutri, perciò hai fatto delle ricerche geobiologiche per posizionarle. Sì, in questo caso sì. Ok. Prima, in un primo periodo, l'avevo messo sui nodi di Hartmann, però ho visto che facevo una grossa produzione, però le api erano molto stressate. Oltre a questo, io uso, oltre ai magneti e alla rame iniziale, io uso Triskel sullo nutritore, che Ok. carico con delle frequenze particolari che caricano lo sciroppo che si trova sotto. Sono dei super apiari questi qua. Sì, questi qua sì, sono proprio super. Seconda metà di aprile, nonostante sempre che le piogge erano abbastanza, diciamo, è Intense stato l'anno scorso intense. Sì. e continuavano. Sì, continuavo. La cassa si trova in buonissime condizioni, come si vede, è abbastanza numerosa. Siamo al 18 aprile, poi siamo al 4 maggio. Avevo già prodotto un melario sotto ed erano già sul secondo melario. Fate conto, diciamo, dai primi di marzo a maggio, questa cassa aveva già una ventina di chili di miele. Diciamo, il primo di sotto era pieno, che di solito va dai 13,5 ai 15 kg. Già sopra c'erano 4-5 kg di miele, cioè aveva già prodotto 20 kg di miele con le piogge, diciamo, quasi incessanti che c'era. Qua si vede pure il magnete dove sono piazzati due magneti. Qua poi a fine fioritura siamo sempre a pentone, a fine, diciamo, le fioriture principali io uso fare delle nuove famiglie, e qua nella prima slide si vede, diciamo, la divisione di questa famiglia. Vengono messi 2 telaini più un fogliocerio per ogni famiglia nella stessa cassa, e si usa un diaframma completamente chiuso, che si usa pure per l'allevamento delle regine. Io in questo caso l'ho usato per allevare 2 sciami nella stessa cassa, il calore della famiglia, così si recupera calore. In poche parole, le api stanno a una temperatura più adeguata. Quando immetti, diciamo, la regina, lei va subito a covare perché si trova in una situazione buona. Invece quando si divide e si mette nei portasciami, diminuisce la temperatura, e finché, diciamo, le api si adattano si perde del tempo. Questo è un metodo che funziona alla grande, perché pure, diciamo, le bottinatrici possono entrare sia in un nucleo che nell'altro nel primo periodo, fino a che riconoscono, diciamo, le nuove regine. Dopo 15 giorni già si vede qua il telaino già costruito, perché io ho messo dei foglicieri e già, diciamo, completato. Già questa famiglia dopo 15 giorni si trova su 3 telai completi più un fogliocerio, diciamo. Sono 2 famiglie. Qua in questo diciamo, periodo è il clou diciamo dell'effetto dei microrganismi, perché in poche parole in questo periodo queste 2 famiglie vengono nutrite con sciroppo arricchito da microrganismi. La cera viene costruita, questi microrganismi rimangono nella cera, rendono, diciamo, l'habitat più naturale possibile. Anche l'altra cosa che riesce a fare i microrganismi, siccome è una soluzione acida, riescono a rendere lo sciroppo molto simile al nettare naturale.
naturale. L'api lo apprezzano molto di più rispetto a uno sciroppo tradizionale. E questo qua, in questa slide qua, si vede che già dopo un mese ne ho preso solo una. Da quella cassa vengono divise, diciamo, le due famiglie. Si vede che sono già 5 telai completi più un foglio cherry. E, diciamo, un apicoltore tradizionale non riesce ad avere questi risultati in un mese. Io l'ho fatto altri anni, non ho avuto mai questi effetti. La cosa bella è pure che l'annata è stata proprio sfavorevole, perché avendo tutte quelle piogge non è stata un'annata solare per le api. Avere questi risultati è davvero una cosa, diciamo, importante, perché in 30 giorni riuscire a portare una famiglia da 2 a 5 telai finiti non è facile, in soli 30 giorni. Adesso però ti devo fare io la domanda, perché se prima hai detto che avevano fatto già 20 kg dopo poco, quindi in una stagione, compresa anche tutta l'ultima raccolta dell'edera che abbiamo in autunno, o piante che ci sono fino in autunno, quanto sei riuscito a raccogliere indicativamente per arnie? Facciamo un totale. Io, avendo 6 arnie, più di 6 famiglie, sono riuscito a fare 300 kg di miele, in più fare 10, diciamo, chiamiamoli sciami, più 10 sciami in una stagione, da marzo a novembre. Questo è stato... Quindi diciamo, 300 kg, sono circa 50 kg ad arnia, più altri 10 nuovi sciami, che da quelli sì. hai raccolto anche da quelli o no? Sì, da quelli sono stati fatti. Ah, ok, quindi in tutto poi sono più di 6 arnie. Sì, poi sono diventate alla fine 16, poi, diciamo, siccome io sono un hobbista, diciamo, una parte li ho venduti perché non li posso tenere tutti e, diciamo, lavoro sempre con non più di 10 famiglie, perché anche se per non mi impegna fare della troppo. qualità e per seguirle bene. Ma Sì, la cosa sì. interessante è proprio questo approccio, nutrirle da subito con i microrganismi all'interno di questo sciroppo che viene messo, e anche a quel punto la loro costruzione dell'ecosistema, considerando poi il 2023 che è stato un anno sfortunatissimo. Addirittura ho tanti clienti che non hanno raccolto la cacia, non hanno raccolto tutta una serie di fioriture proprio a causa di questa pioggia che abbiamo avuto. Quindi effettivamente sono dei risultati importanti. Complimenti, Vincenzo. Ci dovrai dire questa ricetta segreta dei microrganismi, ovviamente. L'anno prima tipo avevo fatto, diciamo, una parte a Pentone, poi trasferiti, diciamo, in montagna a 1200 metri, ero riuscito a riscenderli di nuovo a 700 metri, sono riuscito a fare anche 100 kg di miele. Ho fatto anche il corbezzolo quell'anno. Wow, Il corbezzolo che è molto difficile da fare nella mia zona, perché, diciamo, quando metti il corbezzolo, diciamo, le temperature sono un po' basse, perché 700 metri non è facile fare il corbezzolo. Però loro, siccome sono abbastanza forti e, diciamo, pure il magnetismo riesce prima cosa pure a farle vivere di più, vivono di più, in più si recuperano tipo nelle stagioni calde 2 giorni in meno di covata, cioè la covata l'ape invece di nascere a 19 giorni nasce a 17, e in più dura di più come ape, cioè vive di più, e le famiglie rimangono sempre, diciamo, belle, forti, vivaci. Questa è una bella notizia, una bella conferma, perché come nelle piante abbiamo visto che si accelera tutto il ciclo vegetativo, quindi la pianta va a fiore, va a frutto prima, e soprattutto rimane anche in fiore molto di più quando ha così tanta energia. Quindi vedere che anche nel ciclo vitale dell'ape succedono queste cose è molto interessante. Pure la produzione è stata influita anche da questo qua, cioè anche l'ambiente viene, diciamo, eccitato tramite l'elettrocultura. Infatti, quando poi l'ecosistema è progettato, implementato con la stessa tecnica, una sinergia continua tra gli insetti, tra i lombrichi, i microrganismi, i fiori, le piante,